Un re in fuga, una tempesta spietata e una promessa fatale. Quando Idomeneo affronta i venti e le onde, è pronto a tutto pur di tornare a casa. Ma un patto con gli dèi non è mai semplice e il prezzo del suo ritorno sarà enorme. Sei pronto ad immergerti in questa tragedia antica e senza tempo? Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast: Giacomo, Tiresia e Giulia, Marco e Gianmario. Grazie anche a Silvia, Phil, Denise e Dalila, Gioele, Jimbo e Alessandro. Grazie ad Alessia, Raul, Chiara, Miriam e Len. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 203. Poseidone e Idomeneo, il patto fatale. Queste puntate iniziano tutte con una specie di déjà vu. I greci sulle sponde della rada di Troia, con le rovine della città di Priamo che ancora fumano. Ancora una volta torniamo a parlare delle navi e degli eroi achei che si preparano al tanto sospirato ritorno in patria. Tra questi guerrieri che hanno combattuto per 10 lunghi anni c'è Idomeneo, re di Creta, nipote del grande Minosse. Omero nell'Iliade si racconta come Idomeneo abbia guidato 80 navi nere dalla sua isola fino alle coste troiane e si sia poi distinto come uno dei più valorosi comandanti dell'esercito greco. Le sue armi hanno conosciuto brillanti vittorie, ad esempio contro Deifobo, fratello di Ettore, che riesce a sfuggire alla morte ritirandosi dalla battaglia. In agguati e in occasioni da prendere al volo e di cui approfittare, Idomeneo si distingue come un esempio di virtù guerresca e di acuta strategia. Riesce ad ispirare i suoi uomini allo scontro e a respingere con tenacia gli assalti troiani al muro eretto a difesa delle navi. Pur non avendo un ruolo centrale quanto Achille o Odisseo, Idomeneo è una presenza costante e un esempio, come ti dicevo, di virtù guerriera. Un eroe di tutto rispetto, forte e pronto ad affrontare qualsiasi nemico. Ma, come ormai ben sai, il ritorno a casa è un'altra sfida. Il Nostos, il ritorno in patria, non è mai solo un semplice viaggio per gli eroi omerici. Come ti è noto, questi viaggi di ritorno sono spesso costellati di prove, tempeste e maledizioni divine. Pensiamo al vagabondare decennale di Odisseo, alla tragica fine di Agamennone per mano di Clitennestra o al lungo peregrinare di Diomede che, come hai sentito nella scorsa puntata, lo porta fino alle coste dell'Italia. Il destino di Idomeneo non fa eccezione. La sua storia parla di un dramma profondamente umano che si consuma tra un vuoto stretto per disperazione e le sue devastanti conseguenze. Durante il viaggio di ritorno verso Creta, la flotta di Idomeneo viene sorpresa da una terribile tempesta che rischia di farla colare a picco. Immagina le onde che si alzano come montagne d'acqua, il vento che ulula tra le vele strappate e le navi che vengono sballottate come fuscelli in un torrente in piena. È in questo momento che avviene quella che può essere definita come una ibris al contrario. Idomeneo, vedendo i suoi uomini morire tra i flutti e temendo per la propria vita, compie un gesto che cambia per sempre il suo destino. In preda alla disperazione,
il re si rivolge a Poseidone con un voto solenne. Sacrificherà al dio dei flutti la prima creatura che incontrerà sulla terraferma di Creta, se solo gli verrà concesso di tornare sano e salvo con i suoi uomini. È interessante notare come questo tipo di voto richiami alla mente il sacrificio di Ifigenia. Anche in quel caso un re, Agamennone, si trova a dover sacrificare un proprio familiare per placare l'ira divina. Esistono diverse situazioni del mito che ci offrono uno spaccato interessante della psicologia di questi eroi nel momento della disperazione. Sono disposti a promettere qualsiasi cosa pur di salvare se stessi e i propri uomini. È una condizione umana universale che trascende il tempo. Quando ci troviamo in situazioni di pericolo estremo, siamo pronti a stringere patti che in condizioni normali non prenderemo nemmeno in considerazione. Arrivo a definire il voto di Idomeneo come una ibris al contrario, anche se, invece di esprimere arroganza, rivela una totale sottomissione e impotenza davanti agli dei. Proprio questa resa estrema tradisce il limite umano. Non è proprio dell'uomo il poter trattare alla pari con le divinità. Anche quando cerca disperatamente il loro favore, la sua azione può finire per sbilanciare l'ordine cosmico, pagando comunque il prezzo della sua scelta. In questo senso, Idomeneo incarna un tragico paradosso. Nel tentativo di onorare gli dei li offende, sia perché non riflette sulle conseguenze del voto, sia perché pretende in qualche modo di controllare il potere divino attraverso il sacrificio. In ogni caso, Poseidone ascolta la preghiera di Idomeneo e placa la tempesta che lo circonda. Le navi cretesi, sane e salve, riescono tutte a raggiungere la patria. Ma è qui che il dramma del nostro eroe ha inizio. I drammi, sarebbe meglio dire. Esattamente come è capitato a Diomede, Idomeneo trova il suo trono usurpato da un certo Leuco, cui egli aveva lasciato l'incarico di sorvegliare la sua casa durante la sua assenza per la guerra a Troia. Leuco, oltre ad aver preso il suo posto sul trono, si è infilato anche nel suo letto coniugale. Da diverso tempo il traditore ha intessuto una relazione adulterina con la regina Meda, sposa di Idomeneo. Disgustato, o forse allontanato con la forza, Idomeneo riprende il mare e segue le tracce di Diomede, attraccando sulle terre della Calabria. Ma questa parte della storia è la più, si può dire, leggera. Torniamo sul molo di attracco. Idomeneo scende con un salto dalla nave ammiraglia. Quasi non gli pare vero di essere riuscito a tornare sano e salvo con i suoi soldati in patria. Ode suoni allegri di festa in suo onore e alza gli occhi verso il porto. Correndo verso di lui e chiamando a gran voce «Padre, padre», sta giungendo di corsa sorridente il suo caro figlio Idamante. Le fonti antiche ci descrivono nei dettagli questo momento straziante. Idamante corre sulla spiaggia, seguito da alcuni servitori che portano ghirlande di fiori per celebrare il ritorno del re. Il ragazzo indossa una tunica bianca, simbolo di purezza e di festa. Idamante, pieno d'amore, abbraccia forte il padre, che come inebetito appare a tutti un immobile fantoccio. Nella mente del vecchio re è caduto il buio. Si è solo ora ricordato del folle voto espresso e stretto con il dio Poseidone. Idamante è la prima creatura che ha visto appena sbarcato. L'abbraccio tra padre e figlio si trasforma in un momento di gelido terrore quando Idomeneo realizza che proprio quel giovane corpo, vibrante di vita, dovrà essere offerto a Poseidone. Lacrime cadono dal suo vecchio volto sul capo del figlio. Servitori e soldati osservano la scena, senza comprendere perché il loro re si sia improvvisamente pietrificato. Il volto cereo, le mani tremanti che si staccano dalle spalle del figlio, come se bruciassero. Idomeneo tenta inizialmente di nascondere la verità, ma il peso del voto lo schiaccia.
Quando finalmente rivela al figlio il terribile patto stretto con Poseidone, Idamante, dimostrando un coraggio degno del suo sangue reale, accetta il proprio destino. La preparazione del sacrificio è meticolosa e terribile nella sua solennità. L'altare viene preparato sulla stessa spiaggia dove è avvenuto l'incontro. Il mare ruggisce sullo sfondo, quasi Poseidone stesse reclamando la sua vittima. Idamante viene purificato con acqua di mare e unto con oli sacri. Il padre carnefice impugna la lama sacrificale, la stessa che per anni ha usato per offrire vittime agli dei prima delle battaglie. Ma ora ogni gesto del rituale gli appare intollerabile. Qui le versioni della storia si dividono. Secondo la prima, Idomeneo rispetta il voto e sacrifica il figlio, ma gli dei, disgustati da questo atto empio, scatenano una terribile peste sull'isola. Cretesi, interpretando questo flagello come un segno della disapprovazione divina, cacciano Idomeneo dal regno. Una seconda versione, che ci viene tramandata da fonti più tarde, racconta invece che Idomeneo tenta di sottrarsi al voto risparmiando il figlio. Poseidone, adirato per il mancato rispetto della promessa, scatena ugualmente la peste sull'isola, costringendo comunque il re all'esilio. Queste diverse versioni ci permettono di riflettere su un tema universale: il conflitto tra dovere religioso e amore familiare, tra la parola data agli dei e gli affetti umani. È lo stesso tipo di conflitto che troviamo nel mito di Agamennone e Ifigenia, ma con una differenza fondamentale. Mentre Agamennone sacrifica la figlia per un bene superiore, la partenza della flotta achea, il voto di Idomeneo nasce da un momento di puro terrore personale. L'esilio di Idomeneo lo porta, secondo alcune fonti, fino alle coste della Magna Grecia, dove fonda nuove colonie, come ti dicevo. Altre versioni lo vedono giungere in Colofone, in Asia Minore, dove trova la morte. È interessante notare come questi racconti di fondazioni di colonie da parte di eroi esiliati siano comuni nella mitologia greca. Pensiamo a Diomede in Italia o a Teucro a Cipro. Teucro è l'infelice fratello di Aiace Teleamonio, di cui ti racconterò presto. Ma c'è anche un aspetto ancora più profondo in questa storia che merita la tua attenzione. Il voto di Idomeneo può essere letto come una manifestazione estrema di fedeltà alla parola data, che rientra nel concetto greco di pistis, la fedeltà, appunto. La cultura greca antica considera i giuramenti come vincoli sacri ed inviolabili, tanto che esiste persino una divinità, Orcos, che personifica la maledizione inflitta a colui che giura il falso. Quando Idomeneo fa il suo voto a Poseidone, si lega perciò ad un vincolo sacro che non può essere sciolto senza conseguenze. La vicenda di Idomeneo ci mostra anche come gli dei greci fossero visti come entità che richiedevano un rigoroso rispetto dei patti, indipendentemente dalle conseguenze umane. Non c'è spazio per la misericordia o per il pentimento. Una volta fatto, un voto deve essere mantenuto. È una visione del divino molto diversa da quella che si svilupperà in altre tradizioni religiose successive. Nel corso dei secoli, la storia di Idomeneo ha continuato ad affascinare artisti e scrittori. Mozart ne ha fatto un'opera, Idomeneo, re di Creta, che esplora magnificamente il conflitto interiore del protagonista. Nell'opera, l'oracolo di Poseidone ferma il sacrificio e ordina l'abdicazione di Idomeneo in favore del giovane Idamante. È significativo come questa storia antica continui ancora oggi a parlare al pubblico moderno, toccando corde profonde dell'animo umano, il conflitto tra dovere e affetti, il peso delle promesse, il prezzo del potere. E in effetti, quando promettiamo qualcosa in un momento di difficoltà o di stress, siamo davvero consapevoli di eventuali conseguenze? E una volta fatta una promessa, quanto siamo disposti a sacrificare per mantenerla? O il nostro mondo è diventato così flessibile che una parola data o una promessa fatta possono magicamente liberarsi e tornare indietro? Io di risposte non ne ho.
Io faccio solo rock and roll. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici. È il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link TP nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.